amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Oggi è lunedì 21 luglio e quello che c'è alle mie spalle non è l'Irlanda. La mucca. Se ancora non sai perché mi trovo a Chisinau in Moldavia, riguardate i video di settimana scorsa, te lo lascio qua. E adesso andiamo a scoprire cosa vendono in un supermercato in Moldavia. E adesso vi porto dal dentista in Moldavia, così. Andiamo tutti. Io per primo. Così non mi schiaffo. Mamma! Che è successo? Veloce? Cavà che cazzo è? E va nello spazio. Guarda, non si fida, no. Non si fida. Breve ma intenso. Cacchio è? Ma che posto? Di qua siamo a Cristina, siamo da un dentista e all'interno di un annex hotel sovietico ci sono i numeri delle stanze e cioè, ma che ah, Chisinau, guardate, ammirate. Ed è stranissimo, oltre ad essere un po' datato, non so se ricordo un sacco quando siamo andati a fare il tour dei Baltici e recuperate i video sul canale, bellissimo. Camine stoma. In che senso? Sono denti di gorilla. Piccolo aggiornamento, ora è 12:06 e c'è la cric è venuta al dentista qua perché c'è un problema al dente, solo che in Italia non può scendere, quindi siamo dal dentista in Moldavia. Non è la capsula. Madonna, che ti mettono là. Otturazione. L'otturazione. Hai fatto l'anestesia? Inizia a fare effetto? Che brutto. Non sento i denti. Diventi come Bossi. Secondo... No, ma deve solo allentare e poi richiudere. 1 hour later. Abbiamo deciso di prendere le scale invece dell'ascensore. Mamma! Fatto a mano. E dopo il dentista adesso andiamo al McDonald's in Moldavia. Signori, è tutto vero. Stiamo per andare a mangiare al McDonald's in Moldavia. Porco, ci sono anche quelli super familiari giganti. Sì, cosa mangi? Sono big tasty. C'è anche qua dietro, cos'è questo? Questo sì da provare. La fascia. Non so cosa sto prendendo, non lo so. Anzi, questo. C'è il Big Tasty. Ho preso un Big Tasty Bacon, menu medio, con un coso, un altro panino, 9,70 €. Erano anni che non vedevo una roba del genere. Ovviamente non c'è il Crispy McBacon perché era un'edizione limitata fatta per un periodo di tempo in Italia che poi quando l'hanno tolto si sono incazzati tutti, l'hanno dovuto rimettere e l'hanno lasciato per sempre, quindi c'è solo lì. Sono tutti molto cattivi anche se non lo sono in verità. Un Big Tasty Bacon, delle patatine queste chop e poi questo coso che è tipo un toast, piadina slavica, cose. Andiamo ad aprire. Sì. Guarda, ci hanno messo anche la carta. Buono. Guardate, è tipo un toast piadina. Io lo assaggio se non si fredda. Pane speziato. Tipo, fa proprio di Moldavia. È buono. Un mix tra McDonald's toast e Moldavia taste. Sì, c'è dentro tipo quella verdura qua, non so. Bello. Questo lo faccio solo per voi, amici stelle marine, che avete fatto il video su quanto costa un Big Mac. Tra un secondo lo scopriremo. Paghiamo qua. Pagato. Quanto costa un Big Mac in Moldavia? Abbiamo pagato 3,56 € ed è così. Se riesco a aprire così. È tipo scuro. Tipo 20 cetrioli qua dentro. Cristina ride. Perché ha l'anestesia al dente, quindi devo mangiare. Mi mangio questo Big Mac. Sappiate che per fare questo video al McDonald's ho dovuto mangiare come mai, che erano anni che non mangiavo così tanto. Spero vi sia piaciuto, mettete un like a questo video, dai, che io adesso rotolerò per tutto il pomeriggio per colpa vostra.
E dopo il successo della settimana scorsa stiamo preparando di nuovo un massaggio. Tantissimo tempo later. Massaggio fatto, un'ora e mezza di massaggio, raga, anche di più forse. Ho dormito un sacco, cioè proprio russato. Non ho filmato stavolta. Se volete vedere com'è andata, riguardate il video di settimana scorsa perché sto facendo un massaggio in Moldavia. E ne ho fatto un altro ieri. Mi hanno chiamato. Sta impastando il pane? Cercando i tartufi? Allora raga, sono le 22:57. Domani torniamo a Dublino e Cristina litigando con le valigie. Perché devo trasportare i tuoi pistacchi. E... È un delirio, un delirio. Sto trafficando almeno 40 minuti. E ce la farò. Ce la farai? Posso farti vedere. Martedì 22 luglio. E oggi si torna a Dublino, ma prima... Mando, insegnaci a vivere. Gente, siamo in partenza. Fa un caldo devastante in questo momento. Tra l'altro devo per forza mettere sui pantaloni lunghi perché lì è veramente un Tetris. Stavo cercando il cellulare, ci sto filmando. Va bene. Ciao Mangatti. Ciao Mangatti. Certo, certo. Eccoci all'aeroporto, in partenza. Cristina ha pensato bene di comprare metà Moldavia e ovviamente scaricarla all'unico che invece ha viaggiato alle zero. Ultima tortina esperienza moldava e un caffettino, guardate, amici irlandesi, imparate a fare gli espresso che questo è bello. Noi stiamo aspettando il nostro volo che è in ritardo, ovviamente sono 2 voli per Dublino, tutti e 2 in ritardo, sono gli unici voli in ritardo. Arrivati mercoledì 23 luglio, siamo tornati. Giuro che ci stiamo muovendo per sistemare. La casa non può essere così. Ci stiamo organizzando. Che dire di questa Moldavia? Vale la pena andare? Sì, si vede che è un paese un po' trasandato, però devo dire che mi ha stupito. Non so se l'ho mai detto nel canale, però è una cosa a cui sto pensando da tanto. Sono un po' stufato di fare quei viaggi un po' confezionati, dei viaggi in cui vai e sai già cosa fare. Prima di tutto perché per un po' di anni l'ho fatto, non lo trovo più così magico. Fare la foto di rito, far vedere agli altri che sono stato in un certo determinato posto, come il turista a Roma e va a mangiarsi la pizza davanti alla Fontana di Trevi, tanto per capirci. Cioè la cosa non è tanto diversa per una persona che come noi esce dall'Italia. Questi itinerari preconfezionati ti fanno perdere la vera essenza del viaggio. Sono molto più attratto ormai dai viaggi un po' così, un po' più strani, un po' più veri, alla ricerca di cose magari normali, un momento di vita quotidiana, è come se io vivessi in quel posto. E penso che questa cosa sia molto più facile da ottenere in quelle mete non così tanto battute come può essere ad esempio la Moldavia. È stata un'esperienza, ho vissuto un momento di vita quotidiana in un paese completamente diverso di cui io non sapevo nulla. Quindi com'è questa Moldavia? È una terra verace, è una terra vera, una terra fatta di persone splendide. Mi sono trovato veramente bene, sono stati super cordiali, super ospitali, super gentili. E si parla sempre dei pistacchi di Bronte, di quella roba lì. In Turchia, ma di cosa stiamo parlando? Pistacchi turchi originali vengono da un posto vicino alla Siria e fanno dei pistacchi, raga, che cioè Bronte. Questo perché la cugina della Cri vive a Istanbul da un sacco di anni e sa tutte queste cose qua. E quando la incontriamo lei a volte ce li porta. O comunque riusciamo sempre un po' a raccattarli. Vediamo se li trovo. Ah sì, eccoli qua. Tipo questi. Non so se lo sapevate, ma anche in Turchia hanno il simbolino. Questo qua, però invece di esserci sull'Italia c'è sulla Turchia. Ed è proprio un peccato che questi baklava scadano perché sono praticamente freschi. Vediamo se riesco a aprirli. Ma di che cosa stiamo parlando, raga? Cioè, guardate che pistacchi. Facciamo uno così riesco a fare anche il macro. Cioè, guardate. Madonna che salivata. Buono. Fa buono. Bene, e dopo tutti questi giorni passati a mangiare, si ricomincia a correre. Abbiamo corso anche in Moldavia, però adesso ricominciamo seriamente a smettere di fare schifo. 50 minuti di corsa easy, raggiungo la Cri che sta tornando da lavoro a corsa, quindi ci troveremo a metà strada più o meno. E poi andiamo anche a fare la spezza. Oh cavolo! Ah, così però! Conoscete? Andiamo a fare la spesa. Quanto abbiamo speso per tutta questa roba, più altra roba che è ancora lì? 162. 162. È tanto? È poco? Scrivetelo nei commenti. E vorrei che tu mi attaccassi questo alle chiavi.
Cerchiamo questo le chiavi. Mercoledì 24 luglio. Giovedì, no mercoledì, giovedì. Sto per fare colazione, mi sono reso conto adesso che sto finendo i tè. Questo qua era un pacco preso un anno fa, mezzo chilo di tè perché non costa nulla. Tra l'altro strabuono, costa 4 euro tipo, mi sta finendo adesso dopo un anno. Boh, non so perché ve lo sto dicendo, ma perché? Ma perché sì, ma perché no, ma perché sì, vita quotidiana, cose normali. Allora, adesso colazione, lavoriamo perché c'è da fare un po' di roba. Poi sto aspettando lo stipendio per riuscire a comprare le cose, perché mi ho speso effettivamente una marea di soldi questo mese e non è ancora finita. Kit di sopravvivenza per le biciclette e anche una sistemazione per loro. E quando uscirà questo video molto probabilmente sarà già uscito tutto su Instagram, quindi se ancora non mi seguite lo lascio qui, così ti spoileri le cose. Ma è lei o non è lei? 1 hour later. Guardate che soletto, ma troppo, meglio uno per, se non due, forse anche tre per. Siamo usciti da questa piscina. Stanca? Giudicate voi, scrivetelo nei commenti se secondo voi Cristina è stanca. Guatà! Venerdì 25 luglio. Dai che è venerdì! Non ho capito perché è partito il flash. Sarà un weekend di nuovo in pazzia, follia. Andati signori, 12 km. Sabato 26 luglio. Posso dirlo, non caldissima. Fortuna ho messo la termichina sotto, sì, a fine luglio. E anche la location è incredibile, guardate che figata dietro. Dopo questa corsa matta, adesso bici matta, cioè poi vabbè. Lo sta facendo di nuovo, sta per prendere un cappuccio alle 14:50 e lei che lo fa, giuro, non si beve il cappuccio dopo pranzo. Guardate che bella vista, siamo tornati. Io ho mangiato un Nutella Biredina al cappuccio, buonissimo. Stiamo aspettando il treno. Che prendiamo per tornare a casa? Cosa? Eccolo il treno dell'Irlanda. Pit stop. Carino. Come si chiude? Hold hand. Irlanda verace. Guardate che roba, che promontori, che scogliere, che robe. Quasi a casa, siamo a quasi 60 km, più i 15 di corsa di oggi, direi che tanta roba. Adesso metto via il telefono perché diventa il semaforo rosso, se no mi schianto, devo sganciare le pedaline, non sono capace. Ah, mi stavo dimenticando, ore 21:13, siamo tornati, siamo sopravvissuti, è tutto bene. Sto montando il video, altrimenti col cavolo che esce. Dopo quasi 15 km di corsa e 60 km in bici. Mi sono totalmente dimenticato di fare la chiusura di questo video, quindi la facciamo adesso a distanza di 3 settimane più o meno. Oggi è lunedì 18 agosto, ieri abbiamo finito un anno di weekly vlog, piccolo spoiler per voi che siete arrivati fino a questo punto del video. Usciranno i video in cui abbiamo fatto il raduno, in cui abbiamo incontrato voi che state guardando questi video. Non vi spoilerò altro, vi ricordo ovviamente, se non mi seguite su Instagram andate lì che è già uscito un sacco di roba e succederanno tante cose, fidatevi. Grazie mille ragazzi, mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi al canale e magari un commentino così spingiamo un po' il video. Bene. Perché sto salutando così? Ciao ciao ciao.